appassionate dell'uncinetto, guardate che bella la creazione che vi mostro oggi, ma quante cose carine possiamo realizzare con questa lavorazione, da tappetini per ingresso, per il bagno, centrini, vedete, decorativi, ma anche borse. Io realizzerò una borsa, ecco le misure un po' più grandi di questo centrino, quindi seguirà anche il tutorial della borsa. Per questa lavorazione potete usare qualsiasi filato, può essere fettuccia, cordino, io uso un cordino che si chiama Capri, ma potete usare veramente qualsiasi cordino, e uncinetto numero 4. Andiamo a vedere adesso come si fa. Per questo tutorial ci occorre mettere su un multiplo di 3, quindi dispari, maglie dispari, però multiplo di 3, vi raccomando 3 più 3 più 3 e così via. Nel mio caso ho messo su 51 catenelle che in centimetri sono circa 34 centimetri. Iniziamo contando, vedete, dalla catenella dell'uncinetto 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e nella nona filo sull'uncinetto, entriamo all'interno e lavoriamo una maglia alta. In questa maniera, vedete, abbiamo già lavorato il primo quadratino. Adesso 1 e 2 catenelle, saltiamo 2 catenelle di base, filo sull'uncinetto e nella terza lavoriamo una maglia alta e di nuovo 1 e 2 catenelle, saltiamo di nuovo 2 catenelle, attenzione a guardare bene dove state, vedete, quindi non sbagliate e contate questa, contiamo quella dopo e quella dopo e nella terza filo sull'uncinetto e lavoriamo una maglia alta. E man mano, vedete, andiamo a realizzare la rete. Adesso di nuovo 1 e 2 catenelle, saltiamo di nuovo 1 e 2 catenelle di base e nella terza lavoriamo un'altra maglia alta. E adesso non dovete fare altro che andare a proseguire in questa maniera: 2 catenelle, saltiamo 2 catenelle di base e nella terza una maglia alta fino ad arrivare alla fine. Alla fine, vedete, se abbiamo lavorato correttamente, ripetiamo le 2 catenelle, saltiamo le 2 e nella terza lavoriamo la nostra maglia alta. Ed ecco qui, vedete. Adesso la seconda riga sarà quella che noi andremo a ripetere, ok? Quindi 1, 2, 3, 4 e 5, giriamo il nostro lavoro e sulla prima maglia alta lavoriamo una maglia alta. Ora 1 e 2 catenelle e sulla maglia alta lavoriamo una maglia alta. 1 e 2 catenelle e sulla maglia alta, vedete, sottostante, lavoriamo una maglia alta. Di nuovo 1 e 2 catenelle e sulla maglia alta una maglia alta. E andiamo a proseguire in questa maniera fino ad arrivare chiaramente a fine riga. A fine riga, guardate, noi abbiamo chiaramente un gruppo, vedete, di catenelle. Ora ripetiamo 1 e 2 catenelle, saltiamo 2 catenelle e nella terza lavoriamo una maglia alta. Quindi la lavorazione ovviamente è sempre uguale. Ed ecco qui, vedete? Adesso si va a ripetere sempre la seconda riga, di nuovo 1, 2, 3, 4 e 5 catenelle, giro il mio lavoro, filo sull'uncinetto e sulla prima maglia alta lavoro una maglia alta. E di nuovo ripetiamo 2 catenelle, 1 e 2 e sulla maglia alta lavoriamo una maglia alta. Di nuovo 1 e 2 e sulla maglia alta lavoriamo una maglia alta e ripetiamo di nuovo tutta la riga. Quando arriviamo, vedete, di nuovo alla fine 1 e 2 catenelle e di nuovo contiamo 1, 2 e nella terza catenella una maglia alta.
e quindi vedete questo sarà il risultato. Io ho un totale di 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 e 15 fori. Assicuratevi che i fori siano dispari per la sequenza di lavorazione all'interno. Ora io andrò a proseguire e realizzerò in altezza 15 fori, quindi farò 15 per 15 con un risultato ovviamente di una borsa a pannello quadrata. Quindi andate a proseguire, ovviamente è opzionale, l'importante è che i fori siano sempre dispari, ok? Quindi se andate a realizzare dei fori e volete farne meno di 15, quindi non volete farla quadrata, vi raccomando di farne 13, per esempio 11 e così via. Il pannello misura 27 cm. Adesso dobbiamo lavorare seguendo chiaramente uno schema che attraverserà le maglie alte e lavorerò tutto a mezza maglia alta, quindi in ogni, vedete, maglia alta la attraversiamo e lavoriamo 3 mezze maglie alte e lavoreremo in questa maniera intorno a questa maglia alta, poi a questa, poi a questa, poi a questa, così 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 così, creando ovviamente uno schema. E quindi io mi trovo così, vedete, una catenella, filo sull'uncinetto e attraverso per 3 volte la maglia alta, 2 e 3. Qui potete mettere un marcapunti anche se è abbastanza visibile, dove poi dobbiamo chiudere 1 2 e 3, quindi sulla prima mezza maglia alta. Adesso guardate, ci troviamo qui, non facciamo altro che girare e attraversare quest'altra maglia alta, quindi entro mezza maglia alta sempre, 1 2 e 3. Adesso guardate, facciamo in questa maniera qui, attraversiamo quest'altra e di nuovo 1 2 e 3. Vi faccio vedere man mano, vedete. Adesso ovviamente dobbiamo salire, quindi andiamo a lavorare intorno a quest'altra maglia alta, 1 2 e 3 e andiamo a proseguire, 1 2 e 3. E già guardate come si vede la lavorazione in rilievo. Quindi noi adesso andremo a proseguire così, quindi lavoreremo questa maglia alta, poi questa, poi questa, poi questa, poi questa, poi questa, e dobbiamo andare a fare ovviamente tutta la lavorazione fino ad arrivare dove abbiamo messo il marcapunti. Adesso arrivo nell'angolo e vi faccio vedere. Quando arrivo, guardate, nell'angolo io ho lavorato in questa maniera, vedete. Adesso devo lavorare qui, quindi 1 2 e 3, giriamo, vedete, seguendo il verso e attraversiamo di nuovo anche qua, 1 2 e 3. Adesso guardate, dobbiamo andare a proseguire così, lavoriamo questa maglia alta, poi questa, poi questa, poi questa, poi questa, poi questa, poi questa, quindi rifacciamo ovviamente la stessa lavorazione. Quindi filo sull'uncinetto, io prendo con me anche 1 2 e 3 e di nuovo qui 1 2 e 3 e di nuovo guardate qui 1 2 e 3 e dobbiamo proseguire ovviamente completando tutta la riga, quindi tutto il perimetro, e man mano questo, vedete, sarà il risultato. Andate a proseguire fino al marcapunti. Arrivo, guardate, quasi alla fine, dove devo completare con questa maglia alta, questa e questa,
per arrivare ovviamente dove ho il marcapunti, e quindi ci avviciniamo, vedete? Qui abbiamo l'altra maglia alta, 1, 2 e 3, e qui abbiamo l'ultima, vedete? Andiamo a lavorare sull'ultima, 1, 2 e 3, ed ecco qui che abbiamo completato. Ecco, guardate, adesso tagliamo il filo e andiamo a chiudere, quindi tiriamo la codina e con un ago andiamo a chiudere in questa maniera. Qui tolgo questo, mi trovo così, vedete, attraverso la maglia alta, entro di nuovo dove vedete fuori esce il filo, in questa maniera qui, e così ho chiuso la lavorazione. Ovviamente poi vado a nascondere il filo all'interno della lavorazione, e questo lo possiamo saldare anche con l'accendino, perché è un cordino di polipropilene. Ed ecco qui che abbiamo completato la prima. Adesso per le altre righe noi inizieremo sempre, vedete, dalla riga successiva libera, vedete, da questa maglia alta, ok? Lavoriamo questa maglia alta, poi saliamo su questa, poi su questa, poi su questa, così così così, fino ad avere praticamente la stessa lavorazione che abbiamo già lavorato. Ora io inizio ovviamente e poi andiamo anche a lavorare l'angolo insieme. Allora ci agganciamo, come abbiamo detto, qui, vedete, così. Io mi aggancio con una catenella, filo sull'uncinetto, entro all'interno e lavoro la prima mezza maglia alta e metto un marcapunti. Ora lavoro la seconda e lavoro la terza. Adesso guardate dove dovete andare, dobbiamo girare in questa maniera qui, lavoriamo su questa, quindi giriamo il lavoro. Qui possiamo anche tagliare la codina, bruciacchiarla giusto un po', e lavoriamo 1, 2, 3. Adesso guardate, qui abbiamo l'altra maglia alta, eccola qui, 1, 2 e 3. Vi faccio vedere già. Adesso giriamo ovviamente e attraversiamo quest'altra, 1, 2 e 3. Abbiamo l'altra, eccola qua, 1, 2 e 3. Ed ecco, guardate, vi faccio vedere come già si inizia a vedere il rilievo. Ora ovviamente noi dobbiamo sempre andare a proseguire alla stessa maniera, 1, 2 e 3. Qui abbiamo l'altra maglia alta, vedete, e di nuovo 1, 2 e 3. Ed ecco qui. Ora io chiaramente vado a proseguire e poi nell'angolo vi faccio vedere. Quando arriviamo nell'angolo, vedete, la lavorazione sarà praticamente la stessa. Io ho lavorato qui attraverso questa maglia alta, poi attraverso questa, poi questa, poi questa, poi questa, poi questa, vedete, e quindi giro il lavoro. Quindi basterà seguire la stessa linea di lavorazione che state già seguendo. 2 e 3, e vedete, io così ho girato praticamente la lavorazione. Ed ecco, guardate,
dobbiamo andare ovviamente a proseguire fino ad arrivare al marcapunti. Quando arriviamo al marcapunti, stesso sistema, tagliamo il filo e andiamo a chiudere con un ago e la codina. Quindi siamo qui, togliamo il marcapunti, entriamo attraversando 2 asoline in questa maniera, entro, vedete da dove fuoriesce il filo, e poi entro di nuovo all'interno così, e vado a nascondere il filo ovviamente dietro la lavorazione, ok? E come vi ho fatto vedere prima, questo filo qua si può tranquillamente saldare con l'accendino. Ed ecco qui. Ora, un sistema che voi potete usare, ovviamente per non confondervi, perché man mano magari potreste confondervi, è quello di mettere dei marcapunti. Adesso vedete, alla stessa maniera noi dobbiamo iniziare sempre dalla parte, vedete, libera, quindi dobbiamo fare l'altra riga, e quindi noi lavoreremo, ci agganciamo qui, lavoriamo sopra, qui, giù, nei lati, sopra, vedete, seguendo sempre la stessa lavorazione. Un sistema, come vi dicevo, potete mettere dei marcapunti. Ad esempio, dobbiamo iniziare qui, mi mettete un marcapunti qui, io vi aggancio così giusto per farvi vedere, ne mettete un altro qui, ne mettete un altro qui, un altro qui, un altro qui, o qualsiasi altra cosa vi dia praticamente un segno per non confondervi, ok? Quindi iniziamo da capo. Adesso di nuovo ci agganciamo qui, vedete, poi prima di iniziare andate già a guardare come deve seguire lo schema, quindi dovrà fare così attraverso questa maglia alta, poi questa sopra, nei lati, sotto, nei lati, sopra, nei lati, sotto, nei lati, sopra, così. E quindi iniziamo, ci agganciamo da questa parte come abbiamo fatto prima. Io mi aggancio così, ma ovviamente voi agganciate come preferite. Filo sull'uncinetto, 1, 2 e 3, e qui rimettiamo il marcapunti sulla prima mezza maglia alta. Adesso guardate, seguo chiaramente la lavorazione come vi ho fatto vedere da schema. Sempre 3 mezze maglie alte, ecco, vedete, guardate. Adesso man mano andiamo a lavorare sempre alla stessa maniera, filo sull'uncinetto, dopo tagliatevi ovviamente l'eventuale codina e ve la nascondete e proseguiamo. Diciamo che può sembrare difficile, ma in realtà è solo una questione di farlo con calma e avere tanta pazienza, perché bisogna vedere bene dove bisogna andare. Vedete, guardate, man mano che lavoro io vado a seguire, vedete, sempre lo schema. Ovviamente più grande sarà la borsa e più righe dobbiamo fare, quindi potete fare anche un modellino più piccolino per finire prima le righe. E quindi adesso non ci resta che andare a completare chiaramente tutto quello che sono le righe. L'ultima riga la lavoriamo insieme. A questo punto, guardate, ci resta da lavorare solo l'ultima riga centrale. Questo, vedete, è il risultato dopo che ho completato quasi tutte le righe. Nella parte centrale ovviamente la lavorazione sarà sempre la stessa. Iniziamo, vedete, dalla parte ovviamente della riga libera delle maglie e lavoriamo in questa maniera qui, vedete, seguendo sempre lo stesso schema fino ad arrivare ovviamente dove poi mettiamo il marcapunti. Quindi iniziamo da questa parte, ci agganciamo con una catenella, filo sull'uncinetto e maglia mezza alta, in totale sempre 3, quindi la lavorazione sarà sempre ovviamente uguale.
adesso, come abbiamo lavorato finora, seguiamo lo schema, lavoriamo 3 maglie qui, 3 maglie qui, 3 maglie qui, 3 maglie qui, 3 qui, 3 qui, 3 qui, 3 qui, 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 così, 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 e arriviamo, vedete, dove praticamente abbiamo iniziato. Quindi andate a proseguire con la lavorazione, mettete dei marcapunti se pensate di confondervi. Una volta guardate che abbiamo completato la riga, ovviamente tagliamo sempre la nostra codina e andiamo a chiudere con ago e filo. Tolgo il marcapunti, entro all'interno attraverso la maglia, chiudiamo sempre alla stessa maniera. Quando nascondiamo il filo, ricordatevi che in base al filato potete anche saldare con accendino. Possiamo, vedete, utilizzare questa lavorazione ovviamente anche come centrini o tappetini. Io ne farò una borsa, quindi ovviamente seguirò anche il tutorial della borsa. Vi ringrazio come sempre di aver seguito il mio tutorial e vi saluto rimandandovi ad uno dei prossimi.